Sono in Spagna, ho percorso oltre 5.000 km, sono partito dall'Italia e sono qui in sto paese oggi a fare un giro. Si chiama Morella, è una specie di forte, di castello fortificato e oggi la giornata è un po' nuvolosa, però bene. Faccio questo primo video per raccontarvi chi sono. Mi chiamo Riccardo, Brusto per gli amici. Su questo canale parlerò dei miei viaggi, del perché sto facendo ciò che sto facendo. È tanto non faccio video così parlati, quindi è un po' strano parlare da soli. Però vabbè. Comunque io vengo dall'Italia, dal nord, dal Veneto, ma in realtà sono un cittadino del mondo. Oggi quello che vedete è solo uno di tanti posti che ho visitato nella mia vita fino ad ora, che finirà un giorno, ma oggi sono qui per darle onore. E per questo sono partito da casa con la mia macchina. Sono partito da casa perché avevo un grande malessere. Ho lasciato un lavoro dove ho fatto 4 mesi, l'ultimo lavoro, poi ho mollato, dove lavoravo di notte, cioè dalle 3 di mattina lavoravo. Da lì ho avuto grandi problemi con il dormire, anzi non dormivo, e ancora oggi sto ancora cercando di migliorare su sta cosa e è una roba più forte di me. Comunque è stato un istinto, sono partito e non so neanche io il perché sono partito, ma stavo male in casa dove mi trovavo, ero lì con la mia famiglia, con i genitori. Comunque stavo male, non stavo bene assolutamente, non dormivo, avevo dolori in tutto il corpo, non so, qualcuno può credere, qualcun altro no, però questa è la mia esperienza, sono stato malissimo e a un certo punto ho sentito il mio corpo che mi diceva muoviti, fai, vai. E ho preso la macchina, sono partito un mese e mezzo fa ormai, ho caricato tutto ciò che era indispensabile nella mia macchina, tutto quello che mi apparteneva e che penso appunto mi potesse essere di aiuto in questo viaggio. E non ho mai pianto così tanto come il giorno della partenza, quando sono partito. Sono partito e ho pianto tantissimo il primo giorno, dopo aver salutato la famiglia e amici, però il primo e anche metà del secondo giorno piangevo senza capire, cioè non ho mai pianto così tanto. È stato uno sfogo, poi sono partito che ancora non dormivo, cioè la paura più grande è stata partire pensando che non sarei riuscito più a dormire, perché era mesi che combattevo con l'insonnia, mesi e mesi, 6-7 mesi, no anche 8 ormai. E ancora oggi non sono proprio a posto a livello di sonno, però ho provato vari metodi chimici, naturali e niente, non andava. Sono partito e ho iniziato a dormire anche poco, vi parlo di 2 ore a 3 a notte, cioè per me quello era tanto, facevo notti dove proprio non dormivo o cadevo nei sogni forti e pesanti. E non so spiegarvelo, non so neanche io come sono vivo e come faccio a fare tutto questo da solo. Sono partito da solo, ho fatto 5.000 km con la macchina, ho passato la Svizzera, Liechtenstein, Svizzera, Nord Italia prima, poi la Germania, ho fatto Foresta Nera, poi ho visto il Belgio, Lussemburgo, poi ho fatto tutta la Normandia, le coste della Francia, nord e ovest, e poi sono sceso, ho fatto i Paesi Baschi e ho conosciuto belle persone in giro e anche bei contatti ora, quindi sono molto felice di questo. E sto un po' anche imparando in qualche modo a parlare un po' meglio il mio inglese e l'italiano lo sto comunque parlando perché ho conosciuto i ragazzi brasiliani che parlavano italiano. Però non vi voglio dire altro, vi spiegherò nei prossimi video come sto facendo, dove alloggio, come ho trovato alloggio e come sto spendendo pochissimo per fare tutto ciò. E comunque sto migliorando il mio spagnolo, il mio inglese, sto facendo una bellissima esperienza, però la cosa più strana è che non ho una data di ritorno. Sono io, la mia macchina, me stesso e basta. Ho la piena libertà, ma in realtà sono nella piena difficoltà. Guardate che luce sta uscendo adesso.
Moreia, guardate che figata. C'è questa cittadina sospesa in aria con questo forte, con le mura attorno, bellissimo. Il tempo non è stato i migliori. Da quando sono qui in Spagna ho beccato praticamente quasi sempre pioggia, una cosa incredibile. E adesso non si vede tanto bene forse, però ci proviamo, perché la luce non è il massimo, mi sa. Però non ho molte scelte, quindi vi dovrete accontentare di tutto ciò. Almeno avete un buon audio perché ho i microfoni decenti. Comunque è così, vi porterò, in questo canale porterò vlog, vi porterò nei miei viaggi, nei miei spostamenti, vi farò vedere come vive la gente qui, come le usanze, parleremo con le persone, vi porterò con me in escursioni, trekking, in giro, tra paesi, città. E che altro? È un sacco di tempo che non faccio video così. E avevo perso un po' di forse fiducia, autostima con un po' di robe sono successe anni fa. E adesso niente, sento che devo ributtare fuori la mia parola, la mia voce. E qui lo farò in modo crudo, reale, cioè per quello che sono, per quello che vedo, senza troppe modifiche. Saranno proprio dei vlog dove parlo, faccio vedere, viaggio, mi sposto, faccio cose e via. E mi va benissimo, è quello che voglio. E poi ho anche un altro progetto che è più artistico, però quello lasciamo stare ora, vi parlerò più avanti. Intanto mi interessa riniziare a raccontare, a condividere e, e nient'altro. Vi posso dire questo. E, niente, al momento non lavoro, ho mollato i lavori in Italia, infatti da questo lavoro dove faccio orari di merda. Visto che è un canale crudo parlo anche come parlo io, sono io quindi parlo io. Orari di merda, turni di notte, pagato di merda, ma proprio quasi a livello di schiavismo. Insomma, sono stufato, cioè preferisco farlo schiavo fuori, intanto non ho legami al momento, a parte vabbè, la famiglia, però almeno cresco, posso imparare delle nuove lingue, provare a mettermi in gioco. Mi ricordo che prima di partire avevo la paura, oltre al fatto del dormire, quella è una sfida con me stesso, ancora ho grandi problemi, a volte, non sempre, ma è proprio stata la paura anche del fatto di non parlare bene le lingue, ma alla fine basta poco per cavarsela quando lo fai, quando fai le cose e ti muovi un po' più in là della tua zona, di quello che conosci, alla fine ti rendi conto che basta poco per cavarsela. E quindi tante paure ci vengono imposte, barra trasmesse da qualcun altro, quindi non sono le nostre. Quindi a tutti, a chiunque guardi questo video e guarderà i miei video, prima di tutto auguro di essere sereni e sinceri con se stessi e quindi anche con gli altri, però dovete essere sereni e veramente sinceri con te stesso, cioè non mettere maschere, devi essere puro. Se tu sei puro porti la tua bellezza agli altri e quindi quando sei puro sei felice. La felicità è nel trovare appunto questa forma di facilità, di mestieri, di giochi e quindi non, diciamo che la serenità è anche quando trovi il benessere tuo psicofisico ma anche con gli altri lo puoi condividere. Quindi raga vi saluto qui da Moreia, ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog reale, non video parlato un po' così, dove mi spiego che farò e niente. Se vi va seguitemi, supportatemi perché sono povero. No, a parte quello, perché vi voglio portare dentro la mia vita e voglio portarvi dentro i luoghi, alle persone, ciò che incontrerò, quello che sto facendo, come lo sto facendo, come riesco a spendere poco e a fare tutto questo. L'ho già fatto in passato, ma in Italia. Quindi ora sono fuori, sono da solo e niente, ho il mondo davanti ai miei occhi, posso decidere, ma appunto non so neanche io il perché ho fatto tutto ciò, però so che avevo un malessere, sono partito e già mi sono spariti tanti problemi e dolori che avevo
Quindi è la scelta, la modalità giusta è quella. Quando senti una cosa che non va, cambia, prova qualcos'altro. Se stai male, devi fare altro probabilmente. È un segnale che il tuo corpo ti dà, e non solo il sistema nervoso e la testa, è proprio il corpo che parla. Quindi chi è più sensibile, queste cose le sente. Chi non le sente, amen. Però può vedere i miei video lo stesso. Bene, bella raga, vi saluto. Ciao, al prossimo video. Qui da Bruce è tutto, ciao.